Dopo aver scioccato il mondo vincendo il Cinderella Tournament, Anan si appresta ora a compiere l'impresa di battere la ben più esperta Saori Anou e conquistare la White Belt. Riuscirà dunque la nostra giovane leonessa a detronizzare l'attuale Wonder of Stardom Champion? Minasan konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. All Star Grand Kingdom è ormai dietro l'angolo e in tale evento Anan ha la possibilità di scrivere la storia e di consacrare il proprio nome nella lista delle lottatrici che possono vantare l'aver conquistato la White Belt, una delle cinture più importanti non solo della Stardom ma del panorama del wrestling femminile mondiale. Per fare tutto ciò però la giovane leonessa dovrà detronizzare Saori Anou, una lottatrice dallo sguardo glaciale che non si lascia certo intimidire dalle proprie avversarie. Ormai abbiamo imparato ad apprezzare Saori Anou in tutto il suo splendore da diverso tempo, sì perché la talentuosa lottatrice di Cosmic Angels ha debuttato nel mondo del Joshi Puroresu nel lontano 2015 e ha lavorato con tantissime promotion del panorama nipponico come la Atlas Girls, compagnia con la quale ha debuttato. Saori Anou finì anche a lavorare per la Stardom già all'inizio della sua carriera, precisamente un anno dopo dal suo debutto, sì perché nel 2016 Saori Anou fece qualche apparizione sporadica in vari show della compagnia, però soltanto per un breve periodo. Concluso questo piccolo stint in Stardom, Saori Anou tornò a lottare per varie federazioni del suo paese natio fino a che non decise di ritornare in Stardom nell'aprile del 2023. Questa sua nuova avventura nella compagnia portò Saori Anou a conquistare diversi allori come gli Artists of Stardom Titles o i Goddess of Stardom Championship e a entrare a far parte di Cosmic Angels fino ad arrivare alla conquista della White Belt, cintura vinta in occasione di Dream Kingdom pay-per-view andato in onda il 29 dicembre del 2023, detronizzando Mirai al termine di una battaglia stellare che ha portato le due lottatrici al limite e che ha difatti premiato Saori Anou, che in quell'occasione ha avuto maggior bravura nel capitalizzare la possibilità guadagnata. Fatto sta che da quel giorno Saori Anou ha saputo difendere con successo il Wonder of Stardom Championship contro Starlight Kid a Supreme Fight 2024, evento che è andato in scena lo scorso 4 febbraio. Prima di continuare il percorso che ha portato Saori Anou e Anan a sfidarsi per il Wonder of Stardom Championship, vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto con cui ho avuto l'enorme piacere di collaborare ormai da qualche tempo. Un progetto che racchiude la passione per il mondo del wrestling femminile, un progetto realizzato esclusivamente per permettervi di godere appieno delle gesta di queste splendide atlete. Per approfondire il tutto vi rimando a dare un'occhiata al link in descrizione. Fatto i doverosi accorgimenti, torniamo a parlare della battaglia tra Saori Anou e Anan, match che vedrà la luce a All Star Grand Kingdom 2024 e che potrebbe regalare ad Anan la possibilità di scrivere il suo nome nella leggenda. Per chi segue la Stardom da diverso tempo avrà sicuramente potuto ammirare le gesta della giovane leonessa, di questa squisita lottatrice che sta facendo una gavetta pazzesca e che la sta portando nell'Olimpo del Joshi Puroresu. Anan debuttò in Stardom il 9 aprile del 2017 all'età di 13 anni. Il suo enorme talento la portò velocemente a scalare le gerarchie all'interno della federazione. Il 29 dicembre del 2021 a Dream Kingdom la giovane lottatrice vinse il suo primo titolo in carriera, battendo Ruaka e conquistando così il Future of Stardom Championship. Da quel preciso momento Anan scrisse una pagina di storia intorno a quel titolo, sì perché divenne la lottatrice a detenere il record di maggior numero di difese, ben 10. Il suo regno si interruppe dopo 294 giorni per mano di Ami Sourei, che la detronizzò a New Blood 5.
Anan però seppe subito rialzarsi da questa sconfitta e qualche tempo dopo riuscì a vincere i New Blood Tag Team Titles insieme a Saya Hida a New Blood 11, show che andò in onda il 29 settembre del 2023. Titoli che detiene tuttora e che ha difeso con successo contro molteplici team quali Waka Tsukiyama e Hanako. Anan però decise di non accontentarsi dei New Blood Tag Team Titles e dopo una prestazione superlativa all'interno del Cinderella Tournament, dove riuscì a sconfiggere avversarie quale Mirai o Starlight Kid, vinse anche la finale battendo una agguerrita Ami Sourei. Con la consapevolezza ora di poter sfidare una campionessa a sua scelta, decide di puntare il mielino sulla White Bell in possesso di Saori Anou, rendendo subito chiare le sue ambizioni verso quel titolo, che ha rappresentato un importante trampolino per la gloria di tantissime atlete che grazie a questa prestigiosa cintura hanno potuto innalzare il loro nome nella storia di questa disciplina, portandolo ad essere conosciuto in tutto il mondo. Questo dunque è l'obiettivo di Anan, un obiettivo alla sua portata, perché questa Anan, la lottatrice che stiamo vedendo oggigiorno, non è più quella bambina insicura di sé che era al suo debutto. No signori, ora Anan è una wrestler di tutto rispetto, che può dare del filo da torcere a qualsiasi avversaria. Pronosticare questa battaglia è quindi difficile, lo ammetto, ma seguendo un po' il filone che si vede spesso nel Puroresu, penso che la vittoria andrà a Saori Anou. Anan tutto sommato è ancora giovane e sono sicuro che prima o poi riuscirà a conquistare titoli importanti quali la White Belt, ma non ora. No, ora probabilmente è ancora troppo presto per incoronarla con tale titolo. Credo quindi che Saori Anou riuscirà ad uscire da questa battaglia ancora come Wonder of the Stardom Champion, potendo contare su una più consolidata esperienza rispetto alla sua giovane avversaria. Penso che il regno di Saori Anou sia soltanto all'inizio e credo che avremo modo di goderci lei ed il suo regno ancora per diverso tempo. Ma voi che ne pensate? Qual è il vostro pronostico su questa battaglia? Ragazzi, potete farmelo sapere qua sotto nei commenti, quindi mano alla tastiera e sbizzarritevi. Purtroppo siamo arrivati anche oggi al momento dei saluti, dunque non mi resta che ringraziarvi dal profondo del cuore per tutto il supporto che state dando a me e al mio canale. Grazie davvero. Appuntamento dunque ad un prossimo contenuto, un bacione a tutti voi. Sayonara.